Quest'uomo qua è la mia salvezza oggi. Mi ha prestato il casco, mi ha prestato i tappi, mi ha spiegato come partire. Spero bene. Che ne ho passati 2. Ecco, allora spieghiamo come mai finalmente ho imparato a partire bene. Allora, come dicevo, il merito è di Max Colombo, che mi ha spiegato come si fa. Come partivo io prima? Prima, quando ero al semaforo, tenevo la frizione completamente schiacciata, davo un 70-80% di gas e appena il semaforo si spegneva, lasciavo la frizione. E si è visto che questo metodo non funziona perché lasciando la frizione così, la frizione attacca di colpo, la macchina strattona, il motore scende di giri e non vai avanti. No, mi ha stallato la frizione in partenza. Allora Max mi ha spiegato che il modo giusto per partire non è quello di mollare di colpo la frizione, ma di accompagnarla. Un po' come si fa con le macchine stradali, no? Tu al semaforo dai gas e man mano lasci la frizione. Qual è il problema? Che su quella macchina formula la frizione attacca immediatamente, quindi non riesci a dosarla bene. Allora come si fa? Quando arrivi in griglia di partenza, prima che si accenda il semaforo, ti fermi, frizione completamente giù, mettila prima, schiacci il freno in modo da tenere la macchina ferma e inizi pian piano a mollare la frizione finché non becchi il punto in cui attacca. Nel momento in cui hai beccato il punto in cui attacca, devi fare attenzione perché se molli il freno la macchina inizia ad andare avanti e fai falsa partenza. Quindi cosa fai? Una volta che con la frizione hai beccato il punto in cui attacca, la rischiacci leggermente in modo da liberarla, però tieni il piede lì pronto. A questo punto molli il freno. Ed è qui il segreto, perché mentre io prima tenevo la frizione completamente giù, adesso invece ho il piede puntato lì, a qualche millimetro dal punto in cui la frizione attacca. Così che appena si accende il semaforo, dai un 70-80% di gas, insomma quello che vuoi, e appena si spegne, alzi leggermente il piede. In questo modo fai attaccare la frizione e riesci ad accompagnarla. E boh, questo è il trucco, e questo metodo vale per le auto da corsa, formula, ma soprattutto anche per i kart, quindi provate. Quindi, ora che ho imparato a partire, sono pronto per gara 2. Tra l'altro, tra gara 1 e gara 2 è venuto a trovarmi Patrick, il meccanico di Tecnica Moto che mi segue nelle gare in moto, con suo figlio Leo, mio grandissimo fan, che saluto. Ciao Leo! E oltre a loro sono venuti anche alcuni fans e amici di vecchissima data che ci tengo a salutare. Gara 2 sarà molto più lunga, 15 giri. Quindi sarà fondamentale una strategia di gara poco aggressiva nei primi giri sulle gomme. Perché considerando che ci sono 55 gradi d'asfalto, se le gomme si surriscaldano, la macchina non sta più in strada e non riesci più a guidare. E andiamo! Queste sono le partenze che mi piacciono! Dai che se passo Critelli sono primo, dai, devo resistere all'esterno. Ma no, ma dai, ma come cazzo hanno messo il filler? Ma non puoi lasciare una montagna di filler, porca miseria, ci sono passato sopra con 2 ruote, non stavi più in strada. Ma ce n'è una montagna! Sul veloce non sto in strada, guardate che roba, guardate come si attraversa. Dai no, ma non mi puoi fare sta staccata qua al primo giro. Ci ha passato anche un altro. Sto andando indietro come i gamberi, ma basta. Oh, prego, passi pure. Forza, qualcun altro? Stop. Ecco, questo è stato l'errore più grosso che ho fatto in questo weekend. Ovvero fare il primo giro con l'idea di fare le traiettorie giuste per fare un giro veloce, per fare le cose fatte bene.
Ma il problema è che se fai le traiettorie giuste lasci l'interno scoperto e quindi ti si infilano tutti. Questi primi 2 giri invece andavano fatti fregandosene totalmente del tempo sul giro e sbattendo le porte in faccia a tutti quanti. E quando l'ho imparato era troppo tardi perché avevo già perso 5 posizioni. Esperienza. Ma non si molla. La gara è ancora lunga, mancano 13 giri e adesso inizia la rimonta. Vai, fuori 2. Ho seri problemi di setup. Ma non riesco a capire perché non ho cambiato niente da gara 1. Saranno cambiate le temperature, boh. Ecco, nella curva precedente dovevo alzare il piede perché sennò mi cappottavo e Turchetto mi ha passato. Ti prendo la scia. No, bandiera gialla, non posso passarti. Dio, l'ho vista all'ultimo la bandiera. Ora ci riprovo. Andata! Ora devo martellare come un pazzo e andare a riprendere i primi là davanti. C'hai una PC 015, vai pure. Tanto facendo 2 classifiche separate non ha senso che siamo qui a farci la guerra. Vai. Inizia ad avere qualche problema al motore perché non va avanti.
Turchetto ha palesemente problemi di motore perché sul dritto è piantato. E forse finalmente mi sono liberato di lui. Adesso testa bassa, gas a manetta perché ho 7 giri di tempo per andare a riprendere i primi là davanti. Adesso si entra in modalità martello. Che li ho ripresi, dai! 2 giri alla fine. In questi 2 giri devo dare tutto quello che ho perché ora posso puntare alla vittoria. No, non va più il motore. All'ultimo giro non ci posso credere, li avevo ripresi. Non è possibile, non spinge più. Non si può rompere il motore all'ultimo giro, non si può. Ti prego motore, ti prego, reggi quest'ultimo giro, almeno arriviamo a podio, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Meno male che ha retto. Meno male. Sono riuscito a perdere 4 secondi in un giro. Che sfiga! Spaccato il motore all'ultimo giro. Oh, che gara abbiamo fatto i primi giri! Mamma, bellissima! Spettacolo! Bella vera! Vabbè, è andata così. E finisce qui anche il secondo weekend di gara sulle Formula Predators. È stato come sempre divertentissimo e vi giuro che non volevo più scendere dalla macchina. Anche stavolta ho imparato tanto e messo tante cose nuove nel mio bagaglio d'esperienza. Torno a casa con 2 podi, ovvero un secondo posto in gara 1 e un terzo posto in gara 2, che per essere l'esordio su queste PC 010 sono più che positivi. Resta comunque l'amaro in bocca per gara 2 perché rompere il motore all'ultimo giro quando ormai avevo il coltello tra i denti ed ero pronto a giocarmi la vittoria mi ha fatto tornare a casa un po' sconsolato. Avrei voluto almeno provarci, avrei voluto comunque avere la possibilità di tentare. A parte ciò, ancora una volta mi sento di promuovere a pieni voti queste Formula Predators che si rivelano essere una formula divertentissima, low cost e veramente tanto didattica. Prossima gara sulle 4 ruote? Chissà, posso solo dirvi che ci sto lavorando.